La tecnologia dell'auto autonoma viene classificata su 5 livelli. Oggi noi possiamo acquistare delle auto di livello 2. Significa che in un contesto autostradale oppure quando siamo in coda possiamo togliere le mani al volante e togliere i piedi dai pedali e l'auto è in grado di mantenere la corsia e di mantenere la distanza davanti a noi, ma attenzione, dobbiamo sempre essere molto attenti per correggere possibili errori che fa il pilota automatico. Siamo quindi sul bordo di un passaggio epocale, ovvero il passaggio dal livello 2 al livello 3. Il livello 3 funzionalmente è identico al livello 2, ma con una differenza fondamentale, ovvero che ci autorizzerà in maniera ufficiale, in maniera legale, a disingaggiarci, quindi a distrarci dalla guida. Quindi potremo ufficialmente, legalmente, leggere il giornale oppure rispondere ai messaggi sul cellulare. Ovviamente questo è un passaggio molto importante perché richiede un trasferimento di responsabilità, con anche tutti gli aspetti assicurativi legati a questo aspetto, dal pilota umano al pilota di intelligenza artificiale. Quando sarà disponibile l'ultimo livello, ovvero l'automazione completa, ovvero il livello 5. Domanda difficile, ci sono tante opinioni molto diverse su questo tema. La previsione oggi più realistica è che serviranno ancora circa 10-15 anni perché è un compito estremamente complesso. Quindi la guida nel traffico è molto complessa, è molto pericolosa, quindi è associata a problemi di sicurezza molto elevati, per cui la guida autonoma nella sua completezza richiede l'utilizzo di un numero molto alto di sensori, quindi videocamere, sensori laser, radar, sensori ultrasuoni, sistemi di posizionamento satellitare, sistemi di posizionamento che usano la rete mobile. Tutti questi dati vanno elaborati da algoritmi che elaborano i dati e prendono decisioni, quindi algoritmi di controllo così sofisticati che arriviamo a chiamarli algoritmi di intelligenza artificiale, e quindi serviranno ancora un bel po' di anni affinché questa tecnologia venga messa a punto in maniera affidabile. La tecnologia dell'auto autonoma è molto importante per due motivi. Il primo è che ci aspettiamo che porti a zero il numero di incidenti dovuti a errori umani. Il secondo motivo, forse ancora più importante, è che consentirà il passaggio, anche questo è un passaggio epocale, da un modello di mobilità in cui l'auto è un oggetto di proprietà personale a un modello di mobilità cosiddetto servizio, in cui di fatto noi fruiremo di robotaxi guidati da piloti automatici. Consentirà anche l'accelerazione e il completamento del passaggio dai veicoli a combustibile fossile verso i veicoli alimentati da energia elettrica.